Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con questo nuovo taglio di capelli molto fresco, molto fresh. Siamo carichi, siamo pronti per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Let's go! Visto che per questa notte abbiamo preso un hotel dove dormire fuori, ho pensato di fare il primo room tour della storia del canale. Quindi qui troviamo due letti separati, uno per mio papà, uno per me, scrivania dove lavoreremo questa notte. Qui abbiamo un angolo dove riporre i giubbotti e le cose varie, mini bar, vediamo come è rifornito, un po' scarnetto, ma d'altronde con quello che l'abbiamo pagato va più che bene così, e bagno, comunque tutto molto nuovo, arredato bene, doccia, specchio, ovviamente felpa CN69 come da tradizione, sanitari soliti, piccolino, minimal, però ben curato, bello. E adesso una cosa che ho sempre voluto fare perché l'ho sempre visto su YouTube da parte di tutti i vlogger, andiamo a testare il letto. Wow, ottimo. Adesso al di là delle cazzate ci riposiamo un po' e poi direzione San Siro, ci vediamo lì, ciao. Macchina parcheggiata e adesso direzione stadio. Prima di tutto, come sempre, vi chiedo di supportarmi iscrivendovi al canale e attivando la campanellina perché ci aspettano delle partite incredibili, perché andiamo in Spagna a vedere Barcellona-Napoli, il giorno dopo prendiamo il treno, andiamo a Madrid per vedere il ritorno di Atletico Inter nel settore ospiti, un back to back che non puoi assolutamente perderti, quindi iscriviti al canale. Anche perché bello venire a San Siro, però dopo un po' bisogna anche variare un po' il contenuto, dai! Quest'anno cercherò di fare più partite possibili in Champions al di là del percorso dell'Inter, che speriamo sia il più lungo possibile, per portarvi il meglio che il calcio europeo ha da offrire. Questa sera ci aspetta l'ottavo di finale sicuramente più equilibrato. L'Inter, come sappiamo, sta una crema, come direbbero a Roma, arriva dal 4-0 alla Salernitana, ha allungato ulteriormente sulle inseguitrici in campionato e adesso è lì che annusa e assapora lo scudetto, però guai illuderci, la strada è ancora lunga, che altrimenti rischiamo di fare la fine di 2 anni fa. Per quanto riguarda l'Atletico è una squadra completamente diversa rispetto a quella a cui il Cholo ci ha abituato nel corso degli ultimi anni, è una squadra che gioca molto più offensiva, fa molto più possesso palla, anche se possiede sempre quella garra che li contraddistingue. Allo stesso tempo è una squadra che concede molti più spazi rispetto al passato, le ultime partite infatti sono finite con abbastanza goleade, mi viene in mente il 5-0 contro Las Palmas nell'ultimo turno di sabato, oppure in Coppa del Re contro il Real 4-2, contro il Girona persa 4-2, insomma gli spazi ci sono. Atletico Madrid che recupera in extremis anche il suo capocannoniere Álvaro Morata, che probabilmente sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, ha già segnato 19 gol in 33 partite ed è il capocannoniere della Champions League assieme a Haaland, Højlund e il suo compagno di reparto Griezmann, ma che molto probabilmente partirà dalla panchina. Eccoci arrivati a San Siro, c'è già un fiume di persone che sta aspettando l'arrivo del pullman dell'Inter e ovviamente noi saremo in mezzo alla bolgia. Rispetto alla partita con la Juve hanno messo la polizia per evitare di avvicinarsi al pullman. Ovviamente noi ci proveremo lo stesso, comunque bellissima atmosfera, si sente che c'è Champions League. Internazionale devi vincere! Sono accesi i primi fumogeni in lontananza. È arrivata la polizia, quindi ci siamo, al momento arriva il pullman dell'Inter. Tutti a filmare con il cellulare, si accendono le torce. Ci siamo. Sempre bello, ti dà una carica incredibile. Un'accoglienza molto più pacata rispetto a quello che abbiamo visto contro la Juve, però ci sta, l'importanza della partita, diciamo che con la Juve è molto più sentita. Al di là di tutto questa sera ci aspetta una battaglia, ma d'altronde questa è la Champions League. Secondo me l'Inter comunque è più forte, porterà a casa la partita, vincerà 2-0 con le reti di Thuram e Çalhanoğlu. Che colpo d'occhio incredibile, 80.000 persone, sold out come sempre. Ha annunciato l'Atletico di Madrid.
Bordata di fischi! Non si sentono neanche i nomi dei giocatori! Mamma mia, assordante! Sommer! Ne ho viste tante di partite, ma veramente un boato così all'annuncio dei giocatori mai sentito. San Siro si è illuminata con le torce dei cellulari per l'ingresso in campo delle squadre. Mamma mia ragazzi, brividi, che spettacolo. Nel frattempo si fanno sentire gli ultras dell'Atletico Madrid. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, l'Internazionale devi vincere! L'Internazionale devi vincere! Prepariamoci. Atmosfera impressionante, uno spettacolo unico veramente. Si accendono le torce nel settore ospiti. Forza nerazzurri, Internazionale, io te lo canterò, vivo dentro. No! Madonna che peccato! Ha sbagliato il controllo Thuram. Cazzo! Bravo! Ancora bravo! Dagliela! No! È la seconda volta che sbaglia il passaggio così Mkhitaryan, cazzo! Con sta sufficienza! Bravo Bari! Sembrava l'avesse proprio toccata con il braccio, eh! Vallo a rivedere, vallo a rivedere! Bravo Lauti! Vai Stefan! Vai tu! Vai tu! Ma vai da solo! Ma perché ogni volta ste cose? Dai! Bravo De Vrij! Si Bari! Bravo Bari! 28 minuti sul cronometro, una partita abbastanza bloccata, l'Inter sta cercando di farla, ha creato qualcosina in più, come ci aspettavamo l'Atletico, sta giocando abbastanza difensivamente. Su mezzo Bari. Come ha fatto a tenerla Obla? Bellissima incornata del Toro. Adrian! Marcus! Penalty! La ciccata è rimasta sotto, non ci posso credere. Che occasione clamorosa, cosa si è mangiato Lautaro. Mamma mia. Mano Sala, Mano! Come mano? Su Lautaro, a mezzo. Ancora una volta in bocca. No. Comunque le occasioni le abbiamo avute. Dovremmo essere in vantaggio, sinceramente, è una partita abbastanza chiusa, però meritiamo, abbiamo costruito. No, Thuram a terra. Forse solo una botta, ma tutta San Siro si è completamente ammutolita. Finisce il primo tempo a San Siro, 0-0 tra Inter e Atletico Madrid, una partita bloccata, non delle più belle che abbiamo visto sicuramente.
Però l'Inter le occasioni per andare in vantaggio le ha avute, almeno 3 nitide in queste partite qua, soprattutto contro una squadra come l'Atletico che ti concede pochissimo, bisogna sfruttarle meglio. Può portarla a casa, dai. Lauti. Dai! Bravo Lauti! Dai Ciavini, bravo! Cosa si è mangiato Arnautovic? Ma basta, ma dai! Cioè non può sbagliare 3 gol ogni volta che entra, dai! Ma che gol ha sbagliato? Ma basta! Il nuovo nero blu, Cialanoglu. Visto che gli attaccanti non segnano, facciamo il coro, sperando che segni Cialanoglu. No! Mamma mia, se l'è mangiato Lino qua. Livello successivo, vai da solo! Marco! Sì! Imbarazzato! Impossibile che abbia sbagliato! È impossibile che abbia sbagliato! Cioè non ho più niente da dire! Cioè non ho più parole! Basta! Non fatelo più giocare! Basta! Non ha più scusanti, una cosa vergognosa, almeno 4 occasioni nitide in Champions League contro l'Atletico, stiamo buttando la partita. Bravissimo! Non entra questa sera, porca miseria. Bravo Dumfries. Vai Dumfries. Madonna se passa quella palla, dai ancora. Cosa ha preso Oblak? Meriteremo il vantaggio. Ha segnato Arnautovic! Arnautovic! Che fatica ragazzi, super meritato, 79esimo, mancano 10 minuti più recupero alla fine, l'Inter è in vantaggio 1-0 con il gol di Marco Arnautovic, mamma mia finalmente, anche adesso sofferenza finale adesso, Lino contro Dumfries, chiuso, calcio d'angolo Atletico. Mamma mia. L'Atletico sta spingendo. Vai, bravo Sanchez, bravo Nino. Bravo. Che culo, bravo Dumfries. No! Bene, è entrato bene Sanchez. Grande Nino. Perfetta Cininho! Grande Sanchez! Grande Leone! Non passano più i 5 minuti di recupero. In mezzo, bravo De Vrij! Vai Leone! È finita! L'Inter vince!
Sì, è finita, l'Inter vince, batte l'Atletico di Madrid e si aggiudica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Adesso fra 3 settimane tutti a Madrid per conquistarci la qualificazione ai quarti. Sotto la curva, grandissima vittoria, super importante per continuare con la striscia positiva anche in Champions League. Mamma mia ragazzi, che partita incredibile, tiratissima, super equilibrata, ma alla fine l'Inter riesce a sbloccarla dopo una marea di occasioni, veramente almeno 5. I 2 gol che ha sbagliato Arnautovic sono incredibili, soprattutto il secondo era impossibile da sbagliare, però alla fine va bene così. Adesso andiamo a Madrid con un gol di vantaggio, lì sarà una guerra incredibile, sarà una battaglia, ma questa è la Champions League ed è giusto così. Noi ci vediamo fra 3 settimane perché andiamo a vedere Barcellona-Napoli e Atletico Madrid-Inter il ritorno nel settore ospiti, quindi mi raccomando iscriviti al canale, metti like al video se ti è piaciuto e attiva la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!